So where'd that come from? Thermite is so hot that it'll just cut through steel, through structural steel, for example, like a knife through butter. The products are molten iron and aluminum oxide, which goes off primarily as a dust. You know those enormous dust clouds? You can imagine when you assemble these chemicals on a large scale. Molten metal pools under both towers after they collapsed, and Building 7. Now, Building 7 wasn't even hit by a jet. Part of the problem is that most people simply don't know much about Building 7 due to the extraordinary secrecy surrounding this collapse. And this was a 47-story skyscraper. This building fell at 5:25. It was not hit by a plane. This building had fires on only 2 or 3 floors. And it was brought down by what we know was a controlled demolition. Demolitions, they look just like that. You know, a kink in the middle, and then that building just comes straight down, almost at free fall speed. They first blow one of the central columns so the building falls in on itself. Building 7 had a classic crimp or wedge. Its central column was blown out first, so it didn't structurally damage buildings just a few feet away from it. Our office was on the B1 level. As I was talking to a supervisor at 8:46, and all of a sudden we hear, boom! An explosion so hard that pushed us upwards. And it came from the basement between the B2 level and the B3 level. And when I went to verbalize, we hear, boom! The impact of the plane on the top. As I'm walking by the main freight corridor building in the corridor, that's when I got blown. I mean, the impact of the explosion threw me to the floor, and that's when everything started happening. All of a sudden, a big impact happened again, and all the ceiling tile was falling down, the light fixtures were falling. You know, you got to go clear across the whole from 1 to 2 World Trade Center, and then all of a sudden, it happened all over again. Something else hit us to the floor. Right in the basement, you felt it. Walls were caving in, everything that was going on. I mean, I know of people that got killed in the basement. I know of people that got broken legs in the basement. People that got reconstructive surgery because the walls hit them in the face. La versione ufficiale vuole che siano stati i piani dell'edificio, cadendo uno sull'altro, a causare il crollo delle torri. Ma in questo caso, da dove viene la forza che scaglia quintali e quintali di calcinacci a una distanza quasi doppia della larghezza della torre e addirittura verso l'alto? Che cosa può essere in grado di tranciare di netto dei pezzi di struttura esterna come questo, scagliandoli a conficcarsi addirittura negli edifici antistanti? David Childs è un noto architetto di New York che partecipa al progetto di ricostruzione delle torri. Well, I was shocked when they fell down, quite frankly. And in fact, these kinds of designs have performed extraordinarily well over history. In fact, until this occurrence, no building had fallen down because of fire. There have been major fires and a couple of floors had fallen down or whatever, but the steel structure is a very efficient and safe structure, particularly this kind. Evidence was also apparently planted. The passport of one of the hijackers on Flight 11 was allegedly found in the rubble. Goes through the fireball, through the side of the plane, and comes down to the ground unscathed. But something happened. For 6 months, they reported they had this passport. Boy, we've got it. We've got the proof. And then the guy stood up and was alive. Several of these 19 men are still alive.
Il crollo del World Trade Center 7, avvenuto nel pomeriggio, rappresenta l'unico caso nella storia in cui un moderno edificio in acciaio sia crollato a causa di un semplice incendio. Stupisce ancora di più che ciò sia avvenuto, esattamente come per le torri, con assoluta precisione, in perfetta verticale e senza apportare nessun danno consistente agli edifici circostanti. La migliore squadra di demolizioni controllate difficilmente avrebbe potuto ottenere un risultato migliore lavorando e calcolando le cadute per intere settimane. Ma l'ostacolo più grosso di tutti per accettare la tesi dei crolli strutturali è una notevole quantità di testimonianze, poliziotti, pompieri, giornalisti e comuni passanti, che hanno sentito o hanno vissuto in prima persona una lunga serie di esplosioni alla base delle torri qualche secondo prima o durante i crolli stessi. Un altro fatto inspiegabile è la velocità impressionante di caduta dei 3 edifici. Circa 10 secondi per le torri, più di 100 piani per 400 metri ciascuna, e 6 secondi per l'edificio numero 7, 40 piani per circa 150 metri di altezza. Le 3 torri sono cadute praticamente nello stesso tempo che avrebbe impiegato a raggiungere il suolo una sfera d'acciaio lasciata cadere dal tetto dell'edificio al momento dell'inizio del crollo. Ma questo contraddice uno dei più noti principi della fisica, secondo il quale invece i vari piani, cadendo l'uno sull'altro, avrebbero dovuto accumulare un ritardo progressivo, risultando in un tempo totale di caduta molto superiore a quello della sfera lanciata nel vuoto. Man mano però che aumentano gli indizi di un cosiddetto inside job, ovvero un autoattentato, aumentano anche le indicazioni che a volerlo sia stato non il governo americano, ma un gruppo molto ristretto di personaggi, i cosiddetti neocons o neoconservatori, che sono saliti al potere con le elezioni vinte da George Bush nel 2000. Stiamo parlando dei fondatori del cosiddetto PNAC, il Project for the New American Center. Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Richard Pearl, ovvero personaggi la cui alleanza politica risale addirittura a più di 30 anni prima, mentre il presidente Bush, secondo questa teoria, non sarebbe stato al corrente del progetto originale, che forse non a caso ha avuto luogo proprio in un momento in cui egli si trovava fuori città. A supporto di questa teoria vi sono svariati elementi. Prima di tutto il fatto che i servizi segreti, che sono addetti alla sicurezza personale del presidente, abbiano permesso a Bush di rimanere nella scuola in cui si trovava, in Florida, per oltre mezz'ora dopo l'annuncio dell'attentato alla seconda torre di New York. Si profila quindi l'immagine di un presidente ignaro dei fatti e in qualche modo preso in ostaggio dal gruppo dei neocons che quel giorno sono stati effettivamente al comando della nazione. Alla Casa Bianca il vicepresidente Cheney e al Pentagono il ministro della difesa Donald Rumsfeld. Al suo fianco, nel ruolo di viceministro, c'era Paul Wolfowitz. How could anyone fly a 60-ton, 125-foot wide, 44-foot tall plane through this obstacle course? The aircraft, before striking the Pentagon, reportedly executed a 270-degree downward spiral, and yet Hani Hanjour was known as a terrible pilot who could not safely fly even a small plane.